Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'IDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeons Enders Guide per una nuova build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. Ci spostiamo dal Color Pie Esper, principe del controllo delle interazioni, a una combinazione più semplice, quella Ratkos, ma non meno portatrice di mestizie, almeno per gli avversari, soprattutto se puntiamo a un gameplay solido, resiliente ed efficace con una spesa esigua. Già, perché grazie a una leggendaria di primo ordine e una serie di neble molto diffusi in questa colorazione, abbiamo modo di costruire una lista focalizzata sullo sfruttare ampiamente il cimitero, fonte molto spesso in questo formato di inesauribili risorse. Questa volta vi parleremo di Judith, the Scourge Diva. Siamo al cospetto di una creatura che riunisce una serie di aspetti interessanti, con un costo di lancio accettabile, almeno per gli standard odierni, oltre a un effetto, che se ben sfruttato, può risultare molto punitivo per l'intero party. Ma andiamo con ordine, esaminando le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico, 1 nero e 1 rosso, abbiamo uno sciamano umano con forza 2 e costituzione 2 e un paio di abilità, che coprono diversi aspetti interconnessi tra loro. Nella prima abilità abbiamo le altre creature che controlli prendono +1/+0. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta una creatura non pedina che controlli muore, Judith the Scourge Diva infligge un danno a un qualsiasi bersaglio. Se la prima abilità non incide poi molto in un formato a 40 punti vita, per di più in multiplayer, la seconda abilità può risultare parecchio interessante, soprattutto se la incastoniamo in tutta una serie di meccaniche che portano un nome molto noto nel formato, Aristocrats. Tra effetti di sacrificio e di rianimazione avremo tutta una serie di elementi di spicco per fare in modo che la combat sia marginale alla nostra strategia principale, che punta a colpire l'intero party in modo subdolo e indiretto. Quindi un approccio alle partite particolarmente resiliente e gratificante, che vede la nostra Judith the Scourge Diva a capo di una giostra di saltimbanchi che intratterrà tutto il party, facendoli letteralmente morire dal ridere. Con l'intento di sfruttare sia i vantaggi offerti da Judith the Scourge Diva sia i colori a disposizione per un archetipo basato sulle meccaniche Aristocrats, è chiaro che avremo bisogno di una serie di elementi per far funzionare in modo corale l'intero mazzo. In primis ci servono dei meccanismi che uccidono le nostre creature, in gergo dei sack outlet, come Goblin Bombardment, che ci permettono di sacrificare a comando qualcosa in campo, ottenendone dei benefici collegati, come dei danni nel caso di questo incantesimo. Poi ci possono fare comodo degli enabler come Sir Conrad the Grim o Bastion of Remembrance, che integrano effetti di danno collegato alla morte delle nostre creature per generare danni diretti o ancora meglio all'intero party, con evidenti benefici per la nostra potenziale vittoria. Ci sono poi tutta una serie di elementi che permettono la rianimazione delle creature dal cimitero, come Grey Endeavor, che ci possono enormemente agevolare nel recuperare carte di pregio, come nel caso di Etali Primal Storm, per dei plus di tutto rispetto in barba al mana da investire nell'operazione. Esistono poi diversi elementi di contorno, come nel caso di The Secreted Tomb, che si attivano grazie ai meccanismi di rianimazione, così da ottenere, come in questo caso, nuove creature utili per il sacrificio e di conseguenza per alimentare i nostri motori di vantaggio. Infine, non ci faremo mancare i plus di questo Color Pie, traduttori a buon mercato, come Gravebreaker Lamia, o rimozioni come Blasphemo Gut, che ci possono agevolare nel tenere testa ai nostri avversari, a dispetto di un budget contenuto, che per questo archetipo non si fa neppure troppo sentire. Capito sia il valore intrinseco di Judith the Scourge Diva, sia l'ipotetico piano di gioco che punta a un mix di diversi effetti, racchiudibili con il termine Aristocrats, che di base cercano di generare dei loop tra il campo di battaglia e il cimitero delle nostre creature. Al primo posto dovremo mettere in campo qualche strumento per uccidere con profitto le nostre creature, e tra Grafted Wargear, Thermopod e Viscera Seer emergono una serie di elementi che ci possono fare comodo per la nostra partita. Saranno poi indispensabili carte che possono riportare in vita pezzi sacrificabili, e qui avremo l'imbarazzo della scelta con Apprentice Necromancer, Doomed Necromancer, Chainer Nightmare Adept, Drana The Last Broad Chief, Pyrexian Delver, Sepulchral Primordial, a fare da collante tra le varie strategie. Questo comparto, che può essere sfruttato per rianimarsi a vicenda, affianchiamo altri permanenti tra Animated Dead, Cauldron Dance e The Cauldron of Eternity, tra i molti che concorreranno a dare solidità a questo piano di gioco, che risulterà particolarmente resiliente alle rimozioni puntuali. Persino tra le magie possiamo annoverare diverse carte di questo tipo, con Blood of Bones, Dread Return, Incarnation Techniques, Persist, Ticks Together, Torrent of Souls e Victimize, in un tripudio di effetti che potranno darci molti vantaggi, anche con creature apparentemente poco incisive prese da sole. Abbiamo poi, grazie a Felder of the Third Path, un copy effect particolare che bersaglia le nostre creature dal cimitero, per un costo più che contenuto, se lo paragoniamo a quello di cast tipico di alcune delle creature più corpulente.
Tutti questi effetti possono incidere molto sul mana a disposizione, quindi, visti i colori molto propensi al ramp effect, ci doteremo in primis di 2 creature, Burnish Heart e Solemn Simulacrum, che sono ottime per lo scopo, oltre che bersagli papabili per essere uccisi e rianimati durante la partita. Non potranno poi mancare i sassi a sostegno alla nostra azione, tra Sol Ring, anche Insignet, Caracal Diamond e Fire Diamond, Mindstone, Rakdos Signet e Commander Sphere, adatti a darci manforte, visto che diversi pezzi di questa lizza non sono proprio leggeri da lanciare. E anche se non ci interessa particolarmente attaccare, andremo a inserire 2 carte utili per le combat, Yuri, Master of the Review, che può diventare un ciccione ma anche un motore di danni diretti, e Hangar, che donerà la rapidità al nostro board per attacchi improvvisi ce ne fosse la necessità. Infine, come carta modale, flessibile e utile anche a infliggere molti danni al party, è Rakdos Charm, che non può mancare certo in una lista che fa da portabandiere, con le sue tech, a questa gilda tanto eccessiva. Abbiamo visto finora quanto possiamo essere efficaci, con alla testa Judith the Scourge Diva, nell'uccidere traendone in beneficio le nostre creature, per poi rianimarle alla bisogna, ma c'è un altro tipo di enabler che può, dati alla mano, permetterci di vincere agevolmente. Si tratta di una serie di ping effect come Blood Artist, Falcraft Noble, Mayhem Devil e Zulabok True, che innescano danni e a volte anche un guadagno punti vita, da risultare letali se attiviamo i nostri meccanismi di uccisione più volte. A queste creature, che sono anche ottimi bersagli per i nostri strumenti di rianimazione, affiancheremo Combustible Girolk e Flyover Headbound, che possono con i loro effetti incrementare la conta dei danni da infliggere ai nostri avversari. Per incrementare il cimitero in fretta avremo a disposizione Magus of the Wheel, per un effetto che potremo eventualmente ripetere se decideremo di riportarlo in vita con i nostri strumenti, così da darci anche qualche vantaggio in più in mano, ne avessimo bisogno. Con il nostro Color Pie non mancheranno le rimozioni con creature come Plague Rafter e Scruma, e con magie come Bedevil, Chaos Warp, Terminal Agony e Terminate, così da coprire bersagli scomodi che potrebbero metterci in crisi soprattutto nelle combat dove non saremo mai troppo protetti. Per avere qualche carta in più in mano ci doteremo anche di un Expected Windfall e Village Rites, ma sono solo una piccola parte degli elementi che concorreranno a darci manforte, visto che soprattutto nel rosso abbiamo diversi strumenti di card selection. Tra Freightless Looting, Cathartic Reunion e Trail of Possibility andremo a scartare e pescare nuove carte, gettando nel cimitero bersagli interessanti per i nostri strumenti di rianimazione, oltre che dotarci di nuovi mezzi in mano per dare consistenza alle meccaniche del mazzo. Potremo persino permetterci qualche tutore, tra Buried Alive, Final Party e Unmaker Grave, puntando a depositare le carte utili nel cimitero, così da alimentare di nuovi bersagli papabili il nostro piano di resurrezione, che alimenterà il resto delle nostre tech in completa sinergia. Finora abbiamo avuto modo di visionare una lista attorno a questa Judith the Scourge Diva, che riesce, con un budget contenuto, a valorizzare diverse staple, sia sul fronte delle meccaniche aristocrat, sia su quello della rianimazione, ma ci sono molte carte interessanti su questi temi per dare un boost a questo mazzo. Sul fronte dell'animazione di massa, Gadim's Awakening potrebbe essere un valido candidato, andando tra l'altro a occupare uno slot di una terra, a tutto vantaggio della flessibilità della nostra azione, anche se con un valore economico non certo leggero. Il piano Aristocrats potrebbe venire ampiamente valorizzato da Yawgmoth, Transphysician, il signore delle tenebre che ben incastra le sue abilità con il desiderio di uccidere creature, nostre avversarie, per ottenere benefici dai nostri enabler. Una carta che entra alla perfezione con i nostri ping effect è Blood for a Blood God, incredibilmente efficace se uccideremo molte creature prima di lanciarla, per un danno all'intero party unito a un boost di carte nuove veramente impressionante. Se vogliamo ottenere mana in cambio della morte delle nostre creature, Pidgery Splunderer potrebbe essere un valido alleato, oltre ad aprirci le porte a una serie di tech a tema tesori molto presenti nel color pie che abbiamo a disposizione. Per puntare a rimpolpare le fila dei Sack Owlet, come non citare i 2 altari, Phyrexian Altar e Ashmore Altar, quali strumenti migliori per darci mana in cambio dei nostri loop, dandoci modo di incrementare di molto i vantaggi in campo per potenziali vittorie anche con combo dedicate. Infine, per punire i board avversari, potremo sfruttare con profitto di Take of Erebos, un incantesimo che costringerà l'intero party a sacrificare le loro creature, in un incessante meccanismo in cui nessuno potrà infastidirci sul fronte delle combat. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer, che si è concentrato su questa Judith the Scourge Diva, per una build basata su una meccanica solida, anche con un budget ridotto, che potrà essere anche facilmente implementata in futuro, visto il numero considerevole di staple e leggendarie che puntano a questo approccio dalle partite. Ringraziamo Dungeons & Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video, e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.